Ciao a tutti amici e amiche del canale, ben ritrovati in questo nuovo video di volo. Oggi, come preannunciato, sarà un test flight e andremo a volare con questo mostro. Questa è la massima espressione attualmente della GMB Aircraft. Questo aeroplano è arrivato direttamente da Bruxelles, per l'occasione qui all'aviosuperficie il Falco in Piemonte. Nel video precedente vi abbiamo presentato nei dettagli. Ora è tempo di andare in volo, quindi saliamo a bordo, voi allacciatevi le cinture sul divano e mi raccomando, se vi piace questo video, like al video e iscrivetevi al canale. Ragazzi, è tempo di salire a bordo, saliamo dalla parte sinistra. Ok. L'assetto del VL3 è veramente molto basso e quindi è veramente molto semplice salire a bordo senza nessun problema, e senza soprattutto mettere i piedi sul sedile. Cinture a 4 punti regolabili facilmente a sgancio rapido, molto belle. Ok, veramente, la seduta è veramente spettacolare, bellissima, si sta veramente da Dio. Nella parte anteriore del canopy ci sono anche delle targhette relative ai pesi e altre due relativi alle velocità e al rapporto potenza motore e map. Interessante la targhetta dei pesi, peso massimo al decollo come dicevamo 600 kg con paracadute balistico 600 kg, peso a vuoto 400 kg, bagagliaio 15 kg ed è anche indicativa il peso in base alle varie percentuali di capienza del serbatoio che va fino a 140 litri. Rapida occhiata anche alla tabella di performance del Rotax 916, in questa tabella in particolare c'è la percentuale di potenza in base alla MAP, si vede che si va da 50 di MAP al 100% con 160 cavalli al 22,3 di MAP al 40% con 57 cavalli. Rapida occhiata anche all'ultima targhetta delle velocità, ovviamente stiamo parlando di IAS, quindi Indicate Airspeed. Velocità VNE siamo a 183 nodi che corrispondono a 340 km orari. Subito sotto troviamo la velocità di manovra di 103 nodi che corrispondono a 190 km all'ora. Importantissima per le condizioni meteo odierne, cioè di vento turbolento, la VNO, ovvero la velocità massima di crociera strutturale che seguiremo nel volo di oggi e la velocità massima di volo sicuro in condizioni normali ma non in caso di turbolenza. E questa velocità coincide con la fine dell'arco verde e si attesta a 150 nodi che corrispondono più o meno a 280 km all'ora. Ultimo breve sguardo alle ultime tre velocità. La prima è la velocità massima con i carrelli estesi che si attesta a 81 nodi 150 all'ora. La velocità massima con i flap estesi è 67 nodi, cioè 125 km all'ora. E per ultima la velocità di stallo che oggi proveremo, che si attesta a 44 nodi, ovvero 81 km all'ora. Rapida occhiata anche alla pedaliera che ovviamente è regolabile in lunghezza essendo i sedili fissi ed è dotata di impianto frenante tradizionale. Testiamo anche l'accessibilità ai comandi con le cinture allacciate e senza nessun problema si arriva a qualsiasi comando anche lato passeggero. Veramente molto comodo ed ergonomico. Ok, adesso sale il pilota Olivier e andiamo a farci un giro. Una chicca anche l'attacco ossigeno direttamente sulle cuffie, bellissimo, fantastico.
Ok, master switch on. Yes. Okay. Ok. Big pop. Full pump. First injection. 45. Here with the throttle. Ok. Increase. 45, 45 for the throttle. It's okay. Big pop. Ed eccoci qua al parcheggio dell'aviosuperficie del Falco in Piemonte, pronti per rullare. Adesso Olivier sta consultando la mappa, chiudiamo il canopy che si chiude agevolmente da sopra. Ecco, adesso faccio anche una prova di quanto mi resta dalla mia testa al canopy, visto che sono alto 1,86 m, ci sto giusto. Siamo pronti per rullare alla testata pista 07 qui del Falco a Mazzè. Ecco qua la superficie è veramente un biliardo e il prato è veramente tenuto benissimo. Come vedete da queste immagini il VL3 è abbastanza basso da terra e quindi predilige i campi preparati a dovere, anzi meglio gli aeroporti. Il ruotino anteriore ammortizza abbastanza bene l'asperità del terreno, ma sicuramente non è consigliato per i campi volo dove c'è il rischio di avere sconnessioni del terreno, perché l'elica Duke diciamo che non è che te la regalano, ecco. Ok, adesso facciamo le prove delle linee del centraline. Sinistra, giù, di nuovo su, il warning deve sparire in 3 secondi. Ok, facciamo la stessa cosa per la linea B di destra, vediamo che si spegne, ritorniamo su, 3 secondi e il warning deve sparire. Ok, siamo pronti per la checklist predecollo. Passo dell'elica al minimo, tutto in avanti, adesso la portiamo il motore a 4500 giri, con i freni tirati ovviamente, e facciamo la prova del passo dell'elica 2 volte e perfetto, funziona tutto. Ora continuiamo con la checklist, serbatoio sinistro, quantità di benzina ok, entrambe le pompe di benzina on, la pressione aumenta ok, tutti i contatti che sono attaccati, linee, no warning sulle luci, tutti i brake giù, gli ampere che sono a posto a 14, perfetto. Ora settiamo il trim per il decollo, ancora un'occhiata al pitch dell'elica, flap a 2, ok, lo vediamo sul Garmin, comandi liberi, perfetto, occhiata al canopy che si è chiuso, entrambi chiusi, cintura, un'occhiata alla pressione, QNH, 2000 piedi impostati e ultimo ma non meno importante, pin del paracadute rilasciato. Oil pressure. Oil temperature. Ok, siamo pronti per il decollo e per allinearci sulla pista 07 di Mazzè. Ready? Go, via. Velocità di rotazione 50 nodi.
Ragazzi, 200 metri e siamo in aria. Spettacolare. Ok, flap retratti, 160 cavalli a disposizione, siamo quasi al massimo peso al decollo, vediamo quanto sale. Praticamente adesso siamo a 80 nodi e registriamo un massimo di variometro in questa salita iniziale a 2400 piedi. Ok, riduciamo il Rotax alla massima continuativa, intanto praticamente 2000 piedi li abbiamo già praticamente raggiunti e adesso vedremo una crociera a 2000 piedi in modalità crociera veloce. Ah, che sbadato, non vi ho ancora presentato il mio pilota Olivier. Olivier è il Factory Pilot di GMB, ha 14.000 ore di volo alle spalle ed è il dealer Italia, Spagna, Portogallo per questo mezzo. Ora ci siamo livellati sui 2000 piedi, siamo all'80% di potenza motore e vediamo che l'aeroplano facilmente ha già raggiunto i 148 nodi di true airspeed. Siamo già praticamente a 270 all'ora e in questo momento stiamo consumando a 2000 piedi 27 litri ora, 151-150 nodi. Ricordo che oggi è una giornata molto ventosa di Fenn e quindi dovremo restare per forza in arco verde e non andare in arco giallo perché l'aria è turbolenta. Ora tramite il pilota automatico impostiamo una salita sempre alla massima continuativa, quindi non al 100%, siamo al 90% di potenza e leggiamo tranquillamente 3100 piedi di salita positiva. Impressionante vedere sto muso che va così su, siamo quasi a 15-20 gradi di inclinazione positiva del muso, impressionante veramente. Beh, raggiungere i 3000 piedi è stato veramente un gioco da ragazzi. Ok, potenza al minimo, velocità che decresce. Proviamo lo stallo in configurazione pulita, quindi carrelli su e flap su. L'AOA sul Garmin incomincia a comparire, giallo, giallo, rosso, 53 nodi abbiamo stallato in configurazione clean. Adesso abbassiamo i carrelli, flap a 2 e vediamo quant'è la velocità di stallo. Ok, musa in su, musa in su, musa in su, musa in su. La OA incomincia a segnare giallo, 47 e abbiamo stallato. Adesso proveremo il tasto LVL dell'autopilot che praticamente livella in maniera automatica le ali e l'orizzonte artificiale, mettendo l'aeroplano in condizioni di volo livellato. Si usa quando magari si ha un disorientamento spaziale da parte del pilota o per qualsiasi evenienza. Metteremo le ali a 60 gradi con il muso un po' alzato e vediamo cosa succede.
un termine di paragone con gli altri aeroplani, però è veramente molto veloce a ripristinare l'assetto. Adesso proveremo l'opzione sempre del Garmin e dell'autopilota Smart Glide, ovvero simuleremo un'emergenza, quindi motore al minimo. Attivandola, l'aeroplano dovrebbe, ecco, adesso siamo in motore al minimo, Smart Glide attivata. In questo caso ha trovato l'aeroporto più vicino, che corrisponde a Visca, e l'aeroplano si dirige verso l'aviosuperficie in maniera automatica alla velocità di massima efficienza. In questa situazione il carico del pilota è decisamente minore, visto che l'aeroplano comunque si sta dirigendo verso l'aeroporto più vicino alla massima velocità di efficienza, e quindi il pilota si può concentrare in altre attività per gestire al meglio l'emergenza. Emergenza finita, disattiviamo la funzione. Adesso faremo qualche virata tirando qualche G, vediamo un po' come si comporta l'aeroplano. Beh, il pilotaggio devo dire che è veramente facile e piacevole, e gli sforzi sui comandi sono molto molto dolci e progressivi anche in queste manovre. Queste manovre le abbiamo fatte ad una velocità di 190 km all'ora più o meno, che è la velocità di manovra per questo mezzo. Il rollio è ben proporzionale al comando e l'imbardata inversa non richiede assolutamente un coordinamento, se non minimo. Adesso magari facciamo un po' di quota, faremo più o meno 7.000-8.000 piedi. Con l'autopilota e con il 90% di manetta riusciamo a mantenere un ratio di 1200 piedi al minuto a 120 nodi, che sono più o meno 220 all'ora. Cioè veramente, ragazzi, fantastico. E
adesso siamo anche a 1400-1500 piedi al minuto. Siamo prossimi alle montagne, a sinistra il Monviso, a destra l'entrata della Val d'Aosta, sotto c'è Montalto d'Ora. Ecco, come si vede dall'EFIS di backup, siamo a 5.000 piedi, stiamo salendo 1.500 piedi al minuto e siamo a 220 km all'ora con il 90% della potenza. Abbiamo raggiunto i 6.500 piedi senza grandi sforzi, adesso andremo a vedere qual è la velocità massima in crociera veloce. Siamo a 6.500 piedi, al 93%, stiamo consumando 37 litri ora e stiamo andando a 160 nodi. Stabilizzata, 168 nodi, sempre al 90% di potenza e stiamo andando a 320 all'ora di true air speed, consumando dai 37 ai 38 litri ora. Adesso andiamo sempre a 6.500 piedi a vedere quanto stiamo andando e consumando al 70% di potenza del motore, consumando 22 litri ora e stiamo andando a 145 nodi di true air speed che corrispondono a 275 all'ora. Quindi 22 litri ora a 275 all'ora, sempre 6.500 piedi, contro 38 litri ora a 320. Ultima prova, siamo al 55% della manetta, stiamo consumando 18 litri ora e stiamo andando a 137 nodi che corrispondono a 250 all'ora. Quindi per 20 km all'ora di meno consumiamo circa 3 litri ora in meno. Ovviamente noi stiamo facendo tutte queste prove a 6.500 piedi. Se le avessimo già fatte ad esempio a 8.000, 10.000, 12.000 o addirittura 15.000, fate voi la proporzione di quale sarebbe stata la TAS indicata dal Garmin. Ok ragazzi, il mio tempo per la prova è terminato. Non ci resta che fare un po' di spirali per perdere quota e ritornare ai nostri 1.000 piedi ground dal terreno. Spero che le prove fatte in questo video vi siano piaciute e siano state di vostro interesse per le vostre valutazioni.
Ci rivediamo all'atterraggio a Mazzè. Ecco qua gli ultimi dati rappresentativi della crociera. Qua siamo al 66% della potenza manetta consumando 21 litri ora e siamo a 141 nodi, ovvero 270 km all'ora, ma siamo a 2000 piedi di quota, quindi è già un bel andare. Ecco a sinistra il lago di Candia del Piemonte, sullo sfondo la serra di Ivrea che divide Ivrea da Biella. Ci stiamo dirigendo verso Mazzè e stiamo entrando in sottovento per la pista 07. ...84 nodi, mettiamo giù i carrelli, 3 linee verdi, carrelli giù, configuriamo l'aeroplano per l'atterraggio, 2 tacche di flap. Finale a 66 nodi con 2 tacche di flap, adesso in diminuzione 62, 61, corto finale 62 nodi, touchdown a 47.
Also, yeah. Ok. Thanks a lot, Olivier. Fantastic airplane. Hello. Ragazzi, che dire di questo aeroplano? Avete visto che è veramente un aeroplano incredibile. Abbiamo fatto non tantissima quota, siamo in una giornata di prove e non possiamo fare lunghe distanze, ci sono anche altri che devono volare. Abbiamo fatto 7000 piedi, ma avete visto nel video i dati di volo, di true air speed e di velocità e di consumi. Olivier ci ha messo 2 ore e 35 da Bruxelles a venire qui a Torino, e questa veramente la dice tutta, a 15.000 piedi di quota. Ragazzi, qua non è che c'è molto da dire, qua siamo veramente nell'Olimpo degli aeroplani. Credo che in questo Olimpo mi vengono in mente solamente 4 aeroplani, ovviamente questo, il Risen che trovate sul mio canale sia in versione 915 che in versione 916, Tarragon e derivati e Black Wings. Sicuramente è tutta un'altra categoria di aeroplani, anche ovviamente nel prezzo, perché per comprare questa versione qua siamo intorno alle 400.000 euro. Con il VL3 che adesso mi sta rullando, sta passando per un altro volo, chiudo qui questo video. Ovviamente ringrazio Yves e Olivier a GMB Aircraft per avermi dato l'opportunità di fare questo test flight, per avermi invitato. Se vi piacciono questi video, mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!